Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. In questo video oggi voglio farvi vedere come abbiamo allestito la macchina per fare questo piccolo viaggio che stiamo facendo in Corsica. Il video del viaggio completo vi lascio il link qua sopra. E adesso non perdiamo altro tempo, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e iniziamo a vedere come ho allestito la macchina per questo piccolo viaggetto. Iniziamo dalla parte meccanica. Come mozzi ho scelto di montare mozzi manuali di AVM 4x4 perché sono molto più affidabili degli originali. Per quanto riguarda l'assetto, monto un assetto di HM 4x4 più 5 cm e all'anteriore invece ho installato un vericello con cavo tessile da 12.000 libbre. Sotto l'auto invece ho tutte le protezioni per quanto riguarda sia i differenziali che il parariduttore e le protezioni per i puntoni. Manca la protezione del serbatoio, però fortunatamente per il momento non ho ancora mai toccato ed incrociamo le dita che non capiti in questa vacanza. Nel vano motore ho inoltre montato una seconda batteria da 100 Ah che vedete qua. Inoltre ho montato anche un baracchino, un Midland M20. Per quanto riguarda la parte ora vera e propria della camperizzazione, abbiamo montato questo zainetto del Decathlon da 15 euro perché è comodissimo, perché funge da bidoncino della spazzatura. Infatti venite a vedere, dentro ci teniamo una bustina della spazzatura con tutto il sudicio in modo tale da non averlo in macchina e è veramente molto comodo. Sotto lo zainetto qua invece rimane un altro comparto dove teniamo sia la doccia che vedremo in seguito che sapone, la spugna e un asciughino per lavare i piatti e tutto il resto. All'interno invece abbiamo un frigorifero della Mobicool sempre attaccato alla seconda batteria, ci tiene fresche le birre e tutto il resto che abbiamo da mangiare, tipo un po' di prosciutto, queste cosette qua. Qua ho costruito questo cassettone dove all'interno abbiamo messo nella parte dietro qua tutti i nostri vestiti e qua davanti un po' di roba da mangiare, delle pastine, la pasta e tutto quello che non ha bisogno di essere conservato all'interno del frigo. Invece qua sotto al frigorifero e al mobilino ho tutti gli attrezzi, tutto quello che mi può servire per riparare eventualmente la macchina. Quindi ho delle cinghie servizi di riserva, ho la strop, ho i grilli, ho un chilo d'olio in più per qualsiasi evenienza, un po' di arnesi e direi un po' di tutto. Dentro la macchina poi abbiamo un inverter da 300 watt con il quale adesso sto caricando le batterie del drone. Tutta l'elettronica legata alla seconda batteria è collegata a queste tre prese della corrente che ho montato. Sono tutte collegate alla seconda batteria e tutte sottofusibile. Come scorte d'acqua abbiamo portato una tanica da 30 litri all'interno della quale adesso è attaccata una doccina che ho preso su Amazon. Aspettate, ve la faccio vedere perché è veramente troppo bellina. È questa qua. Da-da! Per ora la stiamo usando da 3 giorni e funziona benissimo. Spengiamola, se no finiamo l'acqua che ne è rimasta poca, va ricaricata. Per quanto riguarda invece l'illuminazione della zona dove ceniamo e dove pranziamo, ho montato sul portapacchi delle luci posta che sono collegate alla seconda batteria e ovviamente sono sottovisibili. Ho sia le luci posteriori che una barra LED anteriore che serve per quando ci spostiamo di notte. Ovviamente poi per mangiare abbiamo portato un po' di pentoli, padelle, la moka che non può mai mancare e poi abbiamo le due bomboline del gas. Per mangiare abbiamo questo super tavolino del Decathlon con due sedie della Quechua. Per fare ombra quando mangiamo ho comprato questo tendalino del Decathlon che costa poco, 35 euro, però è veramente valido, almeno sembra veramente valido e è ultra comodo, promosso soprattutto per il prezzo. Per quanto riguarda il dormire abbiamo la nostra piccola tendina da tetto che è tipo air camping, però non è un air camping e in futuro comunque sia di questa tenda farò un video un po' dettagliato e ora vediamola dentro. Entriamo dentro la tendina ed eccoci qua dentro e la tendina l'ho sistemata così, ho montato una piccola presa USB ed ha anche la lucina qua sopra per la notte, è veramente comodo. Tutto l'impianto elettrico è collegato alla seconda batteria, anche quello della tenda da tetto. Una cosa che mi sono dimenticato di dire è che sotto qua dove sono adesso io è possibile installare una piccola verandina che chiude, dove è possibile cambiarsi magari quando uno è all'interno dei campeggi e c'è altra gente. E inoltre qua sotto c'è una comodissima lucina che può servire per illuminare magari dove si mangia, se non vogliamo mettersi dietro perché magari c'è troppo vento, oppure quando uno si cambia che è buio può illuminare e cambiarsi. Spero questo video vi sia piaciuto e vi sia stato d'aiuto per vedere come noi abbiamo allestito il nostro piccolo 4x4
e magari può essere di spunto anche per voi per fare qualche lavoretto. Sono curioso di sapere secondo voi cosa ci può mancare all'interno del nostro 4x4. Fatemelo sapere nei commenti. Adesso, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di mettere mi piace. Un saluto, alla prossima!